ragazzi, oggi ci troviamo nel Ticino, bellissimo paesaggio, e indovina, siamo con Beatrice, è una ragazza fantastica, bellissima ragazzi, guardate, è una roba spettacolare. E ci troviamo in compagnia di lei perché abbiamo scoperto che vive in camper, quindi adesso Beatrice ci farà vedere il suo camper, ok? Seguiteci! Allora, io arrivo da un'altra esperienza con un altro camper, avevo un Laika dell'88, poi ovviamente uno vivendoci dentro ha diverse esigenze, quindi ho optato per questo modello qua. È un motorhome Imer del 2006. 2.8 come cilindrata, 128 cavalli, diesel. È molto spaziosa all'interno, anche perché vivendoci dentro, soprattutto nei mesi freddi, passiamo tanto tempo dentro e quindi mi è piaciuto il modello perché era molto spazioso. Qui si trovavano le bombole, io le ho sostituite con un serbatoio GPL, in questa maniera qui è più facile ricaricare perché si può andare a un normale distributore di benzina, quindi anche a livello economico si risparmia tantissimo. Allora adesso è ricoperto perché nei mesi invernali pensavo facesse qualcosa, ma in realtà questa copertura serve a poco, ve la faccio vedere. Qui c'è la natura che si prende i suoi spazi. Questa non è necessaria, questa copertura qua. Ah, non è valida, dici? Non è valida, ho fatto delle prove. Qui ho il bocchettone d'entrata, una volta che si deve ricaricare si chiude la valvola. Questo è un filtro che serve perché il GPL per le macchine da trazione è più sporco e quindi in questa maniera qui il filtro serve un po' a tutelare tutti gli elettrodomestici interni. Qui invece abbiamo il water. Ho il VC chimico, si estrae alzando questa linguetta e si svuota. E quando poi si riempie quella ho la cassetta di riserva che si trova là. Il mio monopattino elettrico che è il mio mezzo di trasporto per quando devo andare a fare la spesa o farmi i miei giri. Canna dell'acqua con tutti gli attacchi. Lavatrice per le emergenze, soprattutto la uso d'estate. Perché questa va bene, va a 3 kg, però è molto comodo perché con questa pallina non ho bisogno del detersivo, ma io lavo con questa. Sono delle perle di ceramica e quindi poi devo fare solo il risciacquo con l'aceto e un po' di bicarbonato. Beatrice, posso chiederti dove hai acquistato questa? L'ho trovata su Amazon. Su Amazon. Sì. L'hai pagata molto? Mi sembra 120, una cosa così, non tantissimo. Sì. No, l'unica cosa un po' scomoda è che va a 220, non va a 12 volt. Però quelle a 12 volt sono dei giocattoli. Quindi... Però se sei attaccata alla colonnina la puoi utilizzare tranquillamente. Sì, o se hai un impianto come il mio, io ho un impianto al litio, posso usarla tranquillamente, posso fare anche 10 lavatrici, perché comunque i consumi sono veramente irrisori. Consuma 150 watt un lavaggio. Quindi sì. Qui ho il mio tappeto elastico per saltare. La mattina mi metto a saltare e là ho tutte le mie vernici, tutte le mie cose da lavoro, il carretto, i pennelli. Perché non l'abbiamo detto, ma Beatrice dipinge, dopo ne parleremo dopo. Ragazzi, top, perché Beatrice ha anche la doppia apertura del gavone, non come noi. Questa è la tanica che uso, diciamo, per bere. E sì, ho scelto questo modello soprattutto perché era garage. E quindi il garage è molto comodo perché puoi metterci tutto dentro. E poi questa è l'uscita del gas della stufa che esplode in caso di qualche problema, diciamo. Questa è per attaccarsi alla colonnina, mai usata. E qua c'è il carico dell'acqua. Una cosa molto bella di questo camper è la cassetta degli attrezzi. Perché da bravi camperisti tutti noi dobbiamo avere gli attrezzi, perché non si sa mai quello che può succedere.
Ragazzi, siamo entrati nella casa di Beatrice, ci ha ospitato, ci ha fatto entrare e adesso ci mostrerà l'interno. Allora, qui abbiamo i sedili girevoli che sono molto comodi perché li puoi abbassare, alzare, hanno anche i braccioli. E anche il tavolo si può allungare, quindi arriva fino a là. Qui prima c'era una seduta che ho fatto togliere e che ho dipinto perché almeno avevo più spazio per fare magari yoga. Questo è uno dei lavori che fa Beatrice, che ha fatto Beatrice nel suo campo. Esatto, è calpestabile, lavabile. E Caspita. questa griglietta purtroppo si è rotta, la dovrò cambiare, però perché da lì c'è il riscaldamento. Questo qui invece è l'inverter caricabatterie ed è la Victron, molto buona come marca, ve la consiglio. Ed è un pezzo da 90, nel senso che un giorno sono stata in mezzo alla nebbia per 2 settimane, mi si è scaricata la batteria e sono dovuta andare a ricaricare. Sono andata, dopo 2 ore era già tutto carico, ho detto ma può essere. Ho letto il manuale, tutto, e in realtà è lui che è fortissimo e in 2 ore sono riuscita a ricaricare le mie batterie al litio, che comunque ho 3500 watt di autonomia. Qua c'è il lavandino. Questo è lo scolapiatti, non pensavo che sarebbe stato così utile, ma effettivamente è molto comodo. Bellissimo. Fornelli, 3 fuochi, qui c'è il pulsantino per farli accendere, che adesso non si accenderà, ecco. Sempre GPL. Sempre GPL, quindi molto comodo. Il water si gira in base all'inclinazione. Doccia separata. E poi ci sono un sacco di sportelli in questo camper, quindi tanti scomparti. Tanto posto. Sì, anche sotto i gradini ci sono degli scomparti nascosti, è molto comodo. E poi anche tanta luce che filtra. Esatto. Bellissimo. Ragazzi, guardate, questo è tutto lavoro di Beatrice, lo ha fatto lei con le sue mani, però Beatrice, questo non è, è dipinto su carta, questo, vero? Allora utilizzo la carta di riso o la carta di banana per creare il dipinto, il progetto che si vuole realizzare, e poi si applica sopra al mobile. Ho deciso di fare questa sorta di carta da parati, questo decoupage, per permettere alle persone lontane di applicare da soli il decoupage. Ovviamente io li seguo a distanza e in questa maniera qui, diciamo, si abbattono un po' i costi, e poi anche una persona magari con una certa manualità può decidere di applicarlo lui. Quindi Beatrice, se qualcuno è interessato, vorrebbe farsi dipingere qualcosa da te da applicare poi nel suo camper, tu puoi spedire il lavoro a loro e poi loro lo applicheranno? Esatto, quindi questa è una delle opzioni, perché magari una persona appunto è lontano, gli spedisco, o prima si decide il progetto da fare e tenendo conto a livello cromatico la personalità della persona, il tipo di ambiente che si vuole andare a creare, e una volta realizzato il progetto io posso spedire tranquillamente il lavoro, oppure in alternativa mi reco io il loco e applico io il decoupage, certo. O si decide di fare un lavoro di tipo diverso, quindi magari dipingo direttamente sulla mensola. Questo è praticamente il sopra del garage, qui tengo tutte le cose invernali, le cose che non mi servono tanto, e niente. Poi è molto bello anche perché c'è l'oblò, quindi si dorme sotto le stelle. Bellissimo. L'armadio dei vestiti, poi sotto c'è la stufa, e anche nei gradini lì ci sono degli scomparti nascosti. Tengo magari lo Scotex, la carta igienica, e poi qui tengo le cose della cucina. Comunque dei lavori fantastici, ragazzi. È un'artista questa ragazza, veramente, sono rimasta piacevolmente colpita, sì. Qui c'è il basculante, così se ho qualche ospite tipo mamma che mi viene a trovare può dormire qui.
c'è la sua scala, si appoggia qui la scala e è più grande questo letto di quello che c'è in coda in realtà. È vero. Eh. Allora Beatrice, quindi tu vivi in camper e descrivici un attimo in 30 secondi chi sei tu. Allora, io sono una ragazza di 28 anni, vivo in camper da quasi 2 anni con i miei gattini pelosi, Giove e Circe. E come mai hai scelto di vivere in camper? Non è una scelta che fanno le ragazze della tua età al giorno d'oggi, pensano ad altro. Tu invece hai scelto di fare questa vita, come mai? Allora, diciamo che da quando vivo in camper ho aumentato tantissimo la qualità della mia vita. Cercavo delle relazioni più autentiche e soprattutto volevo vivere più a contatto con la natura e quindi vivere in camper mi ha permesso di realizzare tutto questo. E i tuoi familiari, i tuoi amici, cosa ne pensano della scelta che hai fatto? Ti hanno preso per matta? Perché di solito a noi ci prendono per matti, invece a te com'è andata? Allora, inizialmente non hanno condiviso molto la mia scelta, poi dopo l'hanno accettato. Inizialmente pensavano fosse un po' un colpo di testa, però poi io sono una che quando si mette in testa qualcosa la fa, quindi l'ho fatto e sono molto contenta di averlo fatto. Quindi Beatrice, tu vivendo da sola non hai paura di stare in camper da sola? Come l'affronti questa cosa? Come la vivi? Allora, bisogna avere testa, nel senso che sia che si viva in camper, sia che non si viva in camper, ci sono i pericoli. Magari poi faremo anche un video approfondito sulla sicurezza in camper e magari certe accortezze che soprattutto una ragazza deve avere se vive da sola. Che lavoro fai? Tu vivi lavorando o campi d'aria? Allora, io mi occupo di arredamento d'interno sia per camper che per case e quindi posso spedire, come abbiamo detto prima, i lavori oppure dipingere direttamente sulla superficie, considerando l'aspetto cromatico, la personalità della persona, perché i colori hanno un impatto molto decisivo sul nostro organismo, sia in senso negativo sia in senso positivo, quindi bisogna considerare tutti questi aspetti per progettare un progetto, scusate il gioco di parole, per creare l'ambiente idoneo per te. Certo. Allora io sono curiosa di sapere, Beatrice, cioè non per farmi i cavoli tuoi, ma questi lavori che tu fai costano molto, sono abbordabili? Allora, non posso darti un prezzo, nel senso che ogni lavoro è personalizzato e quindi ha un prezzo a sé. Ovviamente io cerco di andare incontro alle esigenze di tutti, però bisogna considerare soprattutto il valore del benessere, quindi che valore dai tu al tuo benessere, perché creare un ambiente sano ti apporta un beneficio e quindi questo ha valore. Adesso tu che vivi da 2 anni in camper, quali sono i pro e i contro della vita che fai? Allora, ci sono tantissimi pro che secondo me superano i contro. I contro ovviamente sono che finisce l'acqua, bisogna stare attenti magari alla riserva energetica, alla riserva idrica, però lì ti fa anche ti dà anche una consapevolezza maggiore di quello che sono i consumi, quindi magari in casa uno non chiude il rubinetto e invece in camper lo fa, quindi è anche una coccola per l'ambiente se vogliamo vederla da questo punto di vista. Sì, siamo d'accordo. Ed è una vita molto più sostenibile, quindi a livello ambientale. I pro ovviamente che siamo a contatto con la natura, possiamo andare dove vogliamo. Conosciamo tante persone, siamo più aperti. E poi abbiamo secondo me quando ci fermiamo in un posto, ad esempio adesso siamo con la porta aperta, quindi è come se fossimo fuori, non siamo mai chiusi. Allora adesso ti faccio una domanda che in tanti ce lo chiedono anche a noi, io te la chiedo a te, te la pongo a te questa domanda, ma vivere in camper secondo te fa per tutti, è adatto per tutti?
Secondo me non è adatto per tutti, deve piacere. Ovviamente per me i pro superano i contro, però magari una persona ama di più il comfort a livello di spazi o magari vuole farsi una doccia più lunga e quindi quella cosa è molto importante nella sua quotidianità e ovviamente lo sconsiglio, a meno che uno non viva 24 ore in un campeggio, però a quel punto diventa una vita diversa. Concordo pienamente. Sono curiosa di una cosa, perché ho visto che nei tuoi lavoretti che hai fatto qua sul camper, i tuoi dipinti, vedo che sono dipinti, hai dipinto tanti ranocchi, tante rane, come mai? Allora, la rana è un animale totem, simbolo di rigenerazione, di cambiamento, molto positivo come animale, soprattutto nella cultura giapponese, veniva utilizzato per abbellire qualsiasi cosa. E poi in particolar modo ho deciso di fare questi dipinti perché vedevo le situazioni attorno a me e un po' per esorcizzare queste situazioni ho voluto prendere una posizione. Quindi io chi voglio essere? Io voglio essere un osservatore, non voglio farmi coinvolgere da un vortice che mi risucchia, voglio soltanto guardare e valutare in modo coerente e imparziale le cose che succedono. Allora, Beatrice, io sono molto curiosa adesso, mi ha incuriosito. Vorrei sapere cosa rappresenta l'immagine di questa rana con tutti i ranocchietti nel pentolone. Beh, allora è un po' come pesce grande mangia pesce piccolo, quindi la rana sta cucinando altre ranocchie e la rana che viene messa dentro la pentola è talmente presa da questo vortice ed è talmente, perché noi siamo talmente abituati ad essere, tra virgolette, trattati male o essere presi un po' da questa frenesia della conquista del potere, che è quasi felice di essere messa dentro perché sa che prima o poi arriverà l'occasione per poter diventare il carnefice. E qui, vabbè, è rappresentato, diciamo, il freezer con tutte le ranocchie morte congelate dentro, pronte ad essere mangiate. Ad esempio, questa ranocchia qui, Girino, sta saltando da questa padella, però c'è già subito un altro carnefice che l'aspetta pronto per mangiarsela. E quindi mi sono chiesta chi voglio essere, la ranocchia che salta, la ranocchia che mangia. Non voglio essere nessuno di queste ranocchie, voglio semplicemente osservare e valutare. Allora, ragazzi, devo dirvi una cosa. Beatrice, oltre ad essere una ragazza spettacolare, bellissima, bravissima, gentilissima, guardate, infatti, ci ha offerto la tisana, i pasticciotti fatti da te, questi, Sì, al cocco. ricotta e cocco, Ecco, senza zuccheri aggiunti. questi sono i veri camperisti, ragazzi. Questa è la vera gente, la gente bella. Detto questo, ragazzi, noi adesso vi salutiamo dal camper meraviglioso di Beatrice. Ciao ragazzi, al prossimo video!